Ok, iniziamo subito con 30 catenelle, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. A questo punto, stando attenta a non girare la catenella, entro, metto un po' a fuoco, ok, entro nella prima catenella che ho fatto, carico il filo e faccio una maglia bassissima, in questo modo. A questo punto una catenella per alzare il lavoro e vado a fare una maglia bassa dentro ciascuna catenella. Vedete, adesso io inglobo anche il filo di avviamento in modo da fermarlo direttamente mentre lavoro e così poi dovrò semplicemente tagliarlo. Anzi, in realtà poi verrà inglobato proprio dentro, quindi non si vedrà neanche. Quindi procedo e faccio una maglia bassa in ciascuna catenella. Arrivati alla fine della riga, entro nella prima catenella che ho fatto e faccio una maglia bassissima, in questo modo. Metto proprio a fuoco. Di nuovo, aspettate che, vedi, infatti la stavo già girando in modo sbagliato. Ok, quindi entro e faccio la mia maglia bassissima. A questo punto una catenella e di nuovo una maglia bassa in ogni maglia che trovo. Vedete, già anche io prima la stavo chiudendo al contrario. Si capisce perché sopra, cioè sotto, c'è questa specie di lineetta che in realtà non è una vera e propria maglia, ma è la catenella di base, mentre qua che si crea una V è proprio la parte alta, quindi la parte della maglia. Quindi quando andate a chiudere questa parte deve essere superiore, cioè rivolta verso l'esterno, mentre le maglie, le catenelle, diciamo, di base devono essere sotto, quindi non dobbiamo chiudere girandolo dalla parte delle catenelle. Quindi procedo con maglie basse lungo tutta la riga. Adesso diciamo che la difficoltà principale è nella prima riga perché appunto bisogna chiudere in modo corretto, poi non viene più da girare perché è molto più lineare, ecco. Diciamo che il progetto di per sé non è molto complicato, però alcuni passaggi richiedono un pochettino di manualità, quindi non è proprio per principianti, però i punti sono abbastanza semplici, ecco, non sono complicati. Ok, siamo arrivati alla fine. Pelucco. Ok. Entro nella catenella che ho fatto all'inizio e faccio la mia maglia bassissima, quindi senza caricare il filo. Ultima riga, una catenella e di nuovo una maglia bassa dentro ogni maglia che trovo e di nuovo rifaccio l'ultima circonferenza. Io in questo caso ho deciso di fare 3 righe, quindi questa è l'ultima riga che faremo prima di chiudere il lavoro. Ovviamente dipende innanzitutto dalla tipologia di filato che usate, perché se usate un filato più sottile, magari per avere un po' più di spessore dovrete fare 4 o 5 righe. Al contrario, ovviamente, se
avete un filato più grande, più spesso, vi serviranno meno righe. E poi dipende anche dall'effetto che volete ottenere, se volete ottenere una collana regolare come misura e come grandezza, o se volete fare una cosa molto più fine, o volete fare invece una collana gigante di quelle un po' anche contemporanee, no? Quindi a quel punto si può usare anche magari una corda, un'aiuta, una raffia, per fare qualcosa di un po' più particolare. In questo caso io sto facendo proprio una cosa basic. Ok, siamo arrivati alla fine del giro. Entro nella prima catenella fatta e faccio la mia maglia bassissima. A questo punto dovremo fare, diciamo, l'aspetto un po' più difficile, che ci vuole un po' più di manualità. Quindi quello che dovrò fare è, vediamo se riesco a mettere bene a fuoco, ok? Mi giro in questo modo, in modo che ho l'uncinetto così e il filo dall'altra parte, e entro nella catenella di base corrispondente, in questo modo. Prendo con l'uncinetto e faccio una maglia bassissima. A questo punto entro di nuovo nella maglia successiva, prendo anche la catenella corrispondente, carico il filo e faccio una maglia bassissima. Di nuovo entro in quella corrispondente, carico il filo e faccio una maglia bassissima. Vedete che si sta pian piano piegando. Entro di qua e faccio una maglia bassissima. Potete anche farlo col lago volendo, però nell'ottica di innanzitutto avere una struttura più forte dal punto di vista delle cuciture, cioè fatta tutta senza interrompere il filo, e anche dal punto di vista, secondo me, dell'estetica, perché con questa tecnica qua vi viene anche una rifinitura del punto quando fate la maglia, vedete che viene questa rifinitura qua, che col lago non verrebbe. Però volendo si può fare anche col lago, ovviamente se siete magari un po' più principianti o non avete tanta manualità è un'opzione un po' più facile. Basterà semplicemente attaccare appunto nel momento in cui avete finito di fare il rettangolino, attaccate l'ago e passate da parte a parte cucendo i lembi. Intanto vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un tutorial, così vi arrivano le notifiche se attivate la campanellina, e di lasciare un like, scrivermi nei commenti se avete domande, dubbi o semplicemente per dirmi cosa ne pensate di questo lavoro. Sono piccole cose, ma come dico sempre, sono molto importanti per me sicuramente, ma anche per il mio canale e per l'intero progetto. Procediamo in questo modo. Vedete che si sta creando una specie di cordoncino. Ok, sono arrivata alla fine del giro, entro nel primo punto fatto e faccio una maglia bassissima. Dopodiché taglio e chiudo di nuovo con una maglia bassissima così. A questo punto andiamo a nascondere quest'ultimo filetto, così poi lo dovremo solo tagliare.
A questo punto, fatto questo, iniziamo l'altro, cioè il successivo, perché ne dovremo fare un po', allo stesso modo, quindi 30 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Prendiamo quindi il filo, lo facciamo entrare dentro all'anellino già fatto e procediamo esattamente come abbiamo fatto prima, quindi andiamo a chiudere, entriamo nella prima catenella fatta e andiamo a chiudere con una maglia bassissima in questo modo. Ok? A questo punto facciamo la nostra catenella, andiamo a fare una maglia bassa in ciascuna catenella. Mi porto dietro sempre anche il cordino, così lo lavoro, lo inglobo direttamente mentre lavoro e di nuovo facciamo il nostro giro di maglie basse, esattamente come il prossimo anello, cioè lo scorso anello. Quindi adesso andremo a fare il nostro primo giro di maglie basse, il secondo, il terzo, andremo a chiudere con le maglie basse o col lago come siete più comodi, esattamente come abbiamo fatto nell'anello precedente, e sostanzialmente procederemo con questi anelli finché non avremo la lunghezza desiderata della collana. Ad esempio, una cosa, diciamo, che può aiutare nella lavorazione è fare magari 5, 6, 10 anelli singoli e poi fare tutti gli anelli di congiunzione, così lavorate, diciamo, più libere o liberi e diventano meno quelli che dovete lavorare avendo comunque la collana attaccata. Adesso io vi ho fatto vedere come fare diciamo, la procedura anello dopo anello, incatenandoli subito. Finito questo vi farò vedere, avendo appunto l'anello da una parte e un anello dall'altra, a parte che è semplicissimo, però vi farò vedere come inanellarli singolarmente, cioè creare un anello che unisca altri due anelli. Ops, mi è scappato il punto. Cosa è successo qua? Ok, rifacciamo. Ok, vado a fare la mia maglia bassissima, una catenella e di nuovo una maglia bassa sopra ogni maglia bassa. Diciamo che nella parte delle maglie basse non è particolarmente noioso il fatto di avere altri anelli, lo diventa un pochettino di più nel momento in cui vai a chiuderlo, quindi quando vai a cucire i limbi, però è una cosa proprio piccolissima perché comunque tu poi vai a far scorrere l'anello mentre lavori e quindi non ce l'hai mai, quasi mai in mezzo ai piedi, diciamo. Ecco qua, vedete, ho finito le 3 righe. A questo punto inizio, esattamente come nel primo anello, a chiudere i 2 lembi e a cucire le 2 metà. Sempre con la maglia bassissima, quindi senza caricare il filo. E vado proprio a creare il mio tubicino.
Vedete, l'unica cosa è che appunto qua già c'è bisogno di un po' di manualità, avere diciamo un anellino che adesso è uno, poi magari se si va avanti, se si procedendo diventa magari anche un po' più ingombrante, non è proprio comodissimo, ecco, diciamo che appunto ci vuole un po' di manualità, però scrollando piano piano l'anello alla fine non cambia più di tanto la lavorazione. Allo stesso modo quando andremo a unirne più di uno, diciamo, quindi ne faremo uno a metà tra due anelli già pronti, il segreto è sempre quello di concentrarsi, diciamo, su quella piccola porzione su cui si sta lavorando e, diciamo, dimenticarsi di tutto il contorno. E pian piano si fa scivolare il lavoro in modo che non dia problemi. Vedete, questo qua è già passato nella parte già chiusa, quindi non ci dà più problemi. Ed ecco qua, ho chiuso e vado a chiudere con la mia maglia bassissima, nascondo i filetti così poi andrò semplicemente a tagliarli. A questo punto vi faccio vedere come, ad esempio, io ne ho già fatto uno a parte. Se doveste decidere di procedere facendone appunto un po' singoli, come ho fatto io, farci scendere qualcuno singolo e poi unendoli, così fate più numeri di anellini singoli che sono più veloci, sono anche più pratici da lavorare, e poi dovete solo fare le congiunzioni, non cambia molto, nel senso che la procedura ovviamente è sempre la stessa. Semplicemente quando chiudete l'anellino la prima volta dovete avere due accortezze, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi partiamo sempre con le nostre 30 catenelle, facciamo entrare da una parte, ok? E a questo punto facciamo entrare anche da quest'altra parte, ma in modo, ok, inverso, quindi così. Ovviamente era tutto sfocato. In questo modo. Quindi andiamo ad abbracciare, diciamo, con il nostro anellino altri due anellini. A questo punto chiudo esattamente come prima. Quindi entro nella prima catenella che ho fatto, faccio la mia maglia bassissima, una catenella e di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Come dicevo prima, qua non cambia niente dal punto di vista del progetto, ci vuole solo un po' più di manualità e di concentrazione, diciamo, sul singolo pezzo che state lavorando. Quindi lavorate sempre come se ci fosse solo questa piccola porzione, il resto non conta. Continuate a lavorare contando solo quella sezioncina lì, e pian piano il lavoro, vedete, scivola sotto gli angoli, sotto gli anelli, scusate, e semplicemente procedete in questo modo. Faccio tutte le mie maglie basse e da un certo punto magari mi incostate qua perché deve passare, lo spingete un po' e procedete come se il resto del lavoro non esistesse. Adesso
io qua sto facendo una collana molto semplice, molto anche da tutti i giorni, volendo usando un filato magari con dentro anche un po' di glitter piuttosto che argentato, eccetera, si può fare anche qualcosa di un po' più serale, elegante, però in realtà questo principio della catena può essere applicato a un sacco di altre cose. Io mi immagino ad esempio anche un portapiante con questa catena, magari non fatta di cotone ma fatta di juta, per appenderlo su una veranda, non so. È comunque una cosa che può essere riutilizzata come tecnica. Ed eccoci qua, senza neanche troppi sforzi, siamo arrivati e abbiamo fatto il primo giro. Vedete? Continuiamo facendo le 3 righe e poi chiudendo come abbiamo visto in tutti gli altri passaggi. Ecco qua di nuovo, sono arrivata alla fine delle 3 righe, faccio la chiusura dei lembi, esattamente come ho fatto per gli anelli precedenti. Vedete? Quindi in entrambi i metodi comunque sia non cambia più di tanto la tecnica, quindi quello che dovete fare è più o meno la stessa cosa. C'è chi magari preferisce fare gli anelli direttamente tutti attaccati, quindi procedere anello dopo anello. È più che altro una cosa secondo me un po' psicologica nel lavoro, nel senso che c'è chi magari preferisce farlo subito, uno dopo l'altro, perché vede crescere il lavoro e quindi si stufa anche meno. C'è chi invece magari preferisce farli prima tutti e poi congiungerli, cioè farne magari la metà di quelli che servono e poi fare solo gli anellini che servono a congiungere i vari anelli, perché magari invece lo stanca di meno il fatto di avere tanti piccoli anellini che ti sembra di finire subito il lavoro, che si fanno veloci, sono più veloci e poi di costruire tutto intero, diciamo, il lavoro alla fine. Sono due, è un po' come chi fa prima tutte le mattonelle e poi le cuce, o chi fa la cucitura, diciamo, con l'ultimo giro della mattonella, in modo da vedere già il lavoro unito. Fatemi sapere nei commenti se voi preferite prima fare tutte le mattonelle e poi unirle, oppure preferite unirle direttamente con l'ultimo giro della mattonella. Io di solito preferisco fare prima tutte le mattonelle e poi unirle, ma semplicemente perché innanzitutto sono più pratiche da portare, nel senso che se voglio fare, che ne so, qualche mattonella mentre sono in auto, magari un viaggio non lungo, però in cui qualche mattonella riesce a farla, è più pratico da portarsi dietro. E poi perché tendenzialmente io cambio sempre idea in corso, quindi magari prima ho in mente di fare una cosa, poi vedo quei mattonelli, potrei fare anche quest'altra cosa qua, o cambio disposizione piuttosto che cambio idea sul modo di cucirle, o vedo che magari ci sta bene un colore a contrasto, capito? Cambio un po' idea nel mentre e quindi di solito faccio separatamente, le faccio tutte separatamente. Ok, vedete che la catena si sta creando pian piano. Procedete in questo modo fin quando non avete raggiunto la lunghezza desiderata della vostra collana, quindi potete farla molto molto lunga, così magari potete fare anche il doppio giro sul collo, oppure media, così fa proprio catenaccio, oppure anche una cosa un po' più corta che passa ovviamente dalla testa, ma rimane abbastanza aderente. Ovviamente per l'ultima catenella per chiudere, io adesso ve lo faccio vedere col filo, ma immaginatevi che sia la catenella, è
esattamente lo stesso principio di fare un anello tra due anelli già esistenti. Quindi io avrò le mie 30 catenelle, entro da una parte, entro dall'altra e chiudo, semplicemente così. Vedete, in questo caso mi è venuto anche in mente che si possono fare anche, ad esempio, i bracciali coordinati, quindi si può fare volendo anche un set. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, grazie per avermi seguita e ciao!